Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 dicembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla. Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il libro o il diario che ci parla di studio, di valutazione, di ricerca. Se abbiamo dei dubbi e delle incertezze, meglio raccogliere le informazioni, ascoltare, aspettare, perché effettivamente si può avvicinare e riuscire a trovare una soluzione giusta, magari a delle problematiche, oppure andare a scovare delle informazioni interessanti, dei segreti, delle cose che adesso al momento non ancora sappiamo. Poi troviamo questo bellissimo cuore. Dico tutte le volte che esce effettivamente che ha a che fare con l'amore, questo è vero, però ha a che fare in senso lato a 360 gradi riguardo amicizia, famiglia, riguardo soprattutto il prendersi cura, la passione, l'intesa, donare amore, dedizione sia verso una persona, però io direi anche un'idea, un progetto, un qualcosa che vogliamo realizzare. Quindi vuol dire che questa è una settimana importante per questo aspetto. Forse dobbiamo prenderci cura particolarmente di una persona, forse dobbiamo donare molta più attenzione e dedizione verso un progetto. Può anche nascere una nuova passione, un qualcosa che vi può coinvolgere particolarmente, insomma, perché no? Come vi dicevo, sia a livello relazionale sia anche a livello proprio pratico, lavoro, un hobby. Troviamo il cane. Il cane è un po' particolare da essere definita come carta, perché ci parla, di ricevere un aiuto, di un'amicizia che può essere profonda o comunque una relazione che può migliorare e rasserenarsi, assolutamente sì, ma che in qualche modo infonde una bella energia. E quindi è vero, può riferirsi a una persona nello specifico, ma si può riferire anche a noi stessi e quindi cercare di essere pazienti, di essere costanti e soprattutto fedeli a noi stessi, alle nostre idee, quello che vogliamo realizzare e quindi di procedere. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci, e troviamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, ricordo che parliamo principalmente coppia single, però alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni, ai rapporti più importanti in questo momento per voi. E con la carta Mughetto abbiamo a che fare con un qualcosa che riprende e quindi ci può essere la ripresa di comunicazione, un perdono, un riequilibrio di una situazione che potrebbe essere compromessa, il rivedere alcune posizioni, idee, intenzioni e quindi anche la possibilità di rincontrare, di rivedere qualcuno. Troviamo la genziana. Conflitto interiore, sì, è vero, potrebbe essere perché alcune cose
che magari salteranno fuori nel corso della settimana possono portare un po', di incertezza e di conflitto, dentro di voi. Magari, a livello più pratico può indicare un imprevisto, un colpo di scena o anche, un ostacolo, forse ci sono delle opposizioni o litigi, discussioni in famiglia o nel proprio ambiente, magari appunto ci sono delle cose che effettivamente devono essere, valutate attentamente. Da quello che vedo, soprattutto a livello di comunicazione e di atteggiamenti e comportamenti. Poi troviamo il girasole che effettivamente ci fa capire che gli animi possono chiarirsi, rasserenarsi e quindi anche migliorare queste varie circostanze. Quindi abbiamo visto molti aspetti proprio legati ai rapporti importanti di coppia o anche, come vi dicevo, di amicizia e famiglia. Per quanto riguarda proprio i single, magari è vero, vi dicevo alcune cose proprio legate al rivedere, rincontrare o risentire probabilmente una persona o del passato o che ci siete state già insieme o comunque avete conosciuto precedentemente e c'è stato un distacco, un allontanamento, vicissitudini varie e quindi c'è la possibilità o di riprendere un po' il filo del discorso, una possibile conoscenza, anche perché no amicizia e oppure un chiarimento, un qualcosa che in qualche modo vi porterà più tranquillità. Ed effettivamente anche il girasole in realtà oltre a questa situazione qui può anche portare, nuova fiducia e luce in questo ambito, magari con possibili nuove conoscenze. Adesso andiamo a vedere l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Allora, per quanto riguarda proprio questo ambito troviamo il messaggero. Il messaggero tendenzialmente abbastanza positivo perché indica l'arrivo di notizie, soprattutto da lontano, quindi proprio in senso fisico, oppure proprio diciamo lontano, nel senso che non si sentiva da tanto una persona o si stava aspettando una notizia, una risposta, un'informazione. Come vi dicevo può essere positiva perché è legata alla possibilità di fare degli affari, legata a un dono, un regalo, un permesso, una novità in senso lato, di, ricevere e fare visite, ospiti, viaggi, contatti, idee, comunque delle iniziative che possono essere buone e stimolanti per voi proprio nell'ambito materiale che ha a che fare non solo con il lavoro, io ricordo, ho visto la presenza proprio della carta del cuore, può essere che magari volete fare una spesa per voi, per coccolarvi, può essere per una vostra passione, o anche per il vostro benessere, quindi di prendervi cura, di voi stessi o altre situazioni possono riguardare progetti a lungo termine, cose che volete, realizzare, quindi di qualsiasi circostanza si va a parlare, questo è il momento giusto per accogliere queste bellissime energie perché possono arrivare delle ottime informazioni, sia positive come vi dicevo proprio di andare a superare degli ostacoli e delle difficoltà, sia anche proprio dei possibili scambi, capacità di comunicazione utili per possibili collaborazioni o ottenere delle informazioni e come vi dicevo effettivamente c'è anche quella bellissima energia proprio che può riguardare un'idea, un progetto, un qualcosa di totalmente vostro che magari volete realizzare e questo vale anche per chi è in cerca, probabilmente, risposte, diciamo chiamate, messaggi, email, qualsiasi tipo di informazione può arrivare se già la state aspettando, oppure si possono muovere delle nuove cose interessanti e quindi poi vediamo, più in là come si possono concretizzare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere
vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!